Ciao a tutti, sono Natalia Catellani e oggi vi voglio proporre un'idea per preparare un antipasto sfizioso in modo che non vi tirerete più indietro quando gli amici vi chiederanno porti l'antipasto a Natale? Oppure vorrete stupire i vostri familiari o i vostri amici a casa e vi diranno ma come sei creativa! Però prima di guardare la ricetta, sigla! Le ricette di Natalia sono sempre una garanzia. Prepareremo una mousse al tonno. Dice, ma quante ne ho viste di mousse al tonno? Sì, aspettate di vedere questa. Me l'ha insegnata la mia amica Cinzia, che da allora ringrazio sempre. Gli ingredienti, mi è venuto in mente che manca negli ingredienti la maionese. Vado a prendere, aspettami, Simone, vado. Ecco qua. Vabbè, l'ho detto che avrei corso. Allora, gli ingredienti per questa mousse sono tonno sgocciolato, prendetelo di buona qualità, quindi sott'olio possibilmente, poi della panna fresca, quella che trovate nel banco frigo, dei fogli di gelatina e la maionese, un paio di cucchiai. Basta, avete visto quanto è semplice? Cominciamo! Prima di tutto prepariamo il recipiente che conterrà la nostra mousse. Io l'ho scelto così, piccolino, tondo, perché vedrete che darò poi alla fine una veste particolare, ma nulla vi vieta di inserire la mousse in qualsiasi tipo di recipiente, quindi gli stampini da plum cake, monoporzioni, come volete voi. Allora, lo inumidisco leggermente perché così la mia pellicola andrà a aderire meglio. La pellicola mi aiuterà poi a tirar fuori la mousse, quindi la faccio aderire, vedete così. Non vi preoccupate delle pieghe, certo cercate di farne il meno possibili, ma non vi preoccupate perché poi alla fine la lisceremo un po' manualmente, la renderemo bella liscia. Se non avete gli stampi a espulsione, quelli che c'erano una volta per i budini, così, ricoprire di pellicola è proprio necessario. Più o meno così. Lo mettiamo da parte. E adesso è il momento di ammollare la gelatina. Mi raccomando, fatelo con l'acqua fredda. Io la prima volta che ho usato la gelatina in vita mia, ero una ragazzina, avevo usato acqua tiepida. Vado per prendere la gelatina e naturalmente si era tutta sciolta perché la gelatina non scioglie in acqua bollente, bastano 36-40 gradi, quindi mi raccomando acqua fredda. Quindi giù. E poi mettiamo i fogli di gelatina. La gelatina si ammorbidirà in circa 10 minuti, dipende anche un po' se fuori fa freddo, fa caldo, ma in questi 10 minuti noi prepareremo tutto il resto della ricetta. Allora, che devo fare? Prendo un bicchierone, poi monto il mio attrezzo per frullare, se trovo il pezzo sotto. Potete metterla anche dentro a un robot, quello che avete di più comodo, perché dovremo andare a frullare il tonno con la panna. Quindi nel bicchierone prima il tonno, lasciando l'olio da parte possibilmente, io l'avevo sgocciolato ma ok, la panna che è quella fresca, mi raccomando, la maionese che sono circa 2 cucchiai. Ecco qui. E poi andiamo a frullare bene tutto. Pronti? Se fate anche voi come me, avete una caraffa di vetro e uno di questi sbattitori, mi raccomando non urtate mai la bocca della caraffa perché la rompete, noi ne sappiamo qualcosa. Quindi non fate così, ok? Ma fuori dalla caraffa e poi la recuperate. Anche qui, quando andate a recuperare, mi raccomando, non azionate il frullatore, perché anche questa cosa mi è capitata, cioè, capito, mentre io facevo così, con il dito, ho fatto andare le lame e non vi sto a dire quello che è successo. Pronto soccorso, insomma, vabbè. Praticamente è fatta.
andiamo adesso a scaldare l'acqua, perché dovrà essere più calda, per poi sciogliere la gelatina. Abbiamo l'acqua bella calda e la gelatina, come vedete, si è ben ammorbidita. Non dobbiamo strizzarla, ma solamente sgocciolarla bene, così. E poi la andiamo ad inserire all'interno della nostra acqua calda e per magia vedrete proprio sparire la gelatina. Faccio con una forchettina, vedete? Si scioglie subito. Voilà! In realtà Cinzia, che mi ha insegnato questa ricetta, usava al posto dei fogli di gelatina, anzi usa perché la fa ancora, i dadi di gelatina che hanno più sapore perché all'interno ci sono degli aromi, spesso c'è del brodo, insomma, quindi danno decisamente più sapore. Ma non è facile trovarli, non si trovano in tutti i supermercati. Quindi, se voi trovate i dadi, mettete quelli perché daranno più sprint alla vostra mousse. Se non li trovate, fate come me e utilizzate i fogli di gelatina. Magari potete andare ad aromatizzare, invece di usare l'acqua, usare del brodo. Ottima idea, quindi al posto, no, dell'aroma che sta all'interno del dado di gelatina ce lo mettete voi il brodo, oppure utilizzare delle spezie, del pepe o quello che vi piace per dare uno sprint in più alla vostra mousse, che ha comunque un gusto molto delicato, infatti piace a tutti. Basta chiacchiere, continuiamo con la ricetta, quindi adesso vado a versare l'acqua calda all'interno della mousse, muovendo sempre anche il frullatore, così si va a incorporare bene. Ecco, oh, tutti spruzzi. Andiamo giù e vado. È pronta, però adesso deve riposare. Adesso torna in scena il nostro recipiente, quello che pensate di utilizzare per inserire la vostra mousse e poi portarla in tavola. Andiamo a versarla, è tutto qua, c'è solo questo da fare. Vado! Sono già piena di padelle, non so come arriveremo alla fine della giornata. Allora, adesso deve riposare. Vi consiglio, poiché questo è uno stampo bello alto, di tenerla qui anche tutta la notte. Se invece la mettete in stampini più bassi, basteranno 4-5 ore. Ma il bello di questa ricetta è che potete prepararla prima per averla pronta poi al momento, al bisogno. Quindi anche 2 o 3 giorni prima, conservatela in frigorifero e non ci sono problemi. Che altra cosa vi volevo dire? Dice, ma a me non piace il tonno. Bene, potete sostituirlo con la stessa quantità di prosciutto cotto, ad esempio, e avrete una buonissima mousse al prosciutto cotto, che potrà essere affumicato oppure no, semplice. Un'altra alternativa che nelle feste si usa tantissimo, il salmone. Quindi sostituite sempre il tonno con il salmone. E poi, non so, le altre alternative, solo formaggi? Gorgonzola, che buono, quindi mettete un gorgonzola bello piccante, bello saporito, sostituite il gorgonzola al tonno, non vi resta altro che scegliere quale sarà la vostra preferita. Adesso noi facciamo riposare la nostra gelatina, ma io ce l'ho già pronta, mica possiamo aspettare il giorno dopo, quindi questo sarà il risultato. Questa non penso No, che la no, usi. no. Simone, sto guardando come ho decorato la mia mousse, perché questa è una vecchia ricetta che avevo nel mio blog. Pensate che risale addirittura al 2008-2009. Quindi adesso guardo bene e ripeto la decorazione. Io qua ho giusto un po' di verdura, ma voi insomma utilizzate quella che avete a casa, Ok, peperoni gialli, rossi, un po' di verde, dei pomodorini e delle carote. Se tutto va bene andremo a ricreare una bella palla per l'albero di Natale. Dico se tutto va bene, perché capitano sempre imprevisti. Speriamo di no. Allora, questa è la nostra mousse che si è raffreddata. Quando vedete che si indurisce sopra potete richiuderla con la pellicola per tenerla un pochino più protetta.
E un consiglio che vi do io, perché l'ho imparato poi dal mio professore, dal mio maestro Luca Montersino, è quando utilizzate la gelatina affinché abbia una resa affinché sia più resistente, che si indurisca meglio e che non si sciolga poi una volta che l'avete tolta e presentata in tavola. Fatela, se il tempo lo permette, se non fa troppo caldo, lasciatela fuori un paio d'orette prima, in modo che tiri a temperatura ambiente, perché così rimarrà molto più stabile. Dopo la mettete in frigorifero, ovviamente, per conservarla 1 o 2 giorni, ma all'inizio lasciatela sempre un po' a temperatura ambiente. Mi sono dilungata troppo? No. No, vabbè. Le cose vanno dette. Allora, adesso apriamo, io ho messo qua 2 fogli. Cerchiamo di centrare il piatto, nel mio caso, perché ho preso un piatto rotondo, quindi magari lo metto così, così, e poi che vada tutto bene. Sì, vediamo. Ci vorrebbe il rullo di tamburi. Non è scesa, però scenderà perché abbiamo i fogli di... voilà! Ce l'ho fatta, ce l'ho. E qua la nostra bella gelatina, la mousse di tonno. Allora, volendo, vi bagnate le mani calde, con un pochino d'acqua calda, e andate a pareggiare tutte le vostre pieghe dovute alla pellicola. Prendo un peperone rosso, fammi vedere, perché sì, guardo, ma la memoria è quella che è. Allora, se avete dei ragazzi a casa, dei bambini, ecco, arrivati a questo punto potete anche farli divertire loro, si renderanno partecipi e quando porterete in tavola questa mousse diranno: la decorazione l'ho fatta io, insomma, coinvolgeteli magari in queste cose perché è sempre bello, no? E a proposito di feste di Natale, non sapete ancora che cosa regalare alle vostre amiche, a vostra suocera, ai vostri figli, insomma alle persone che volete bene? Ve lo dico io, regalate il mio nuovo libro, I biscotti di casa. All'interno del libro troverete 100 ricette di 100 biscotti, tutti fotografati, quindi saprete esattamente cosa andrete a fare. E lo trovate in tutte le librerie e anche negli store digitali, che poi vado a rendere regolare ritagliandola. C'ho uno spettatore che mi guarda. Ecco, bene. Allora, vedete, adesso vado a regolare tutto perché così vogliamo fare una bella palla di Natale. Una la attacchiamo qui. L'altra la mettiamo al bordi, no? Per delineare. Se vedete che non si attaccano, fate un po' di pressione e poi si riscalda, oppure con un pochino di maionese, insomma, la riuscite a fare aderire bene. Un'altra laterale. Ok, mettiamo quella centrale e basta. Prepariamo delle stelline con magari un peperone. Io ho tanta verdura, ma insomma voi create il vostro motivo. Andate sul mio blog www.tempodicottura.it, cercate palle di Natale e leggete e vedete la ricetta. In più vedete anche le altre varianti, come le ho decorate. Io qui ho uno stampino a stellina e vado a ricavare 3 stelline da mettere così. Allora, proviamo ad attaccarla con un po' anche qui di maionese, non mettete stuzzichini perché poi dopo ve li trovate. Sì, qua per fare questi decori ci vuole un po' di pazienza, Però mica dovete fare il video voi, con casa vi dedicate un po' di tempo e diventa una cosa piacevole. Così lo mettiamo qua. Qui manca adesso qualche cosa che rifinisca il filo, come sta attaccata all'albero con un filino. Ci vuole molta pazienza. Guardate che carino il gancetto per appendere la palla all'albero. Pomodorino o qualche cosa di verde che può essere... Oh, finito!
la decorazione della nostra palla di Natale, direi che ci siamo. Ah! Stai lì. Beh, perfetto. Metto via tutto, aggiungo i cracker e ci godiamo questa palla di Natale, questa mousse di tonno vestita a festa. Quando porterete in tavola la vostra mousse, mettete accanto anche dei cracker, delle bruschettine, quello che volete, con un coltellino. Certo, dopo l'addobbo si disfa, come si disfano gli alberi di Natale, però fa sempre una bella scena, no? Porterete in tavola una cosa natalizia, anche da tenere in un tavolo da buffet, ci si incontra con gli amici, è bello. Magari anche i cracker li alternate in base alle forme, ai colori, al gusto. Questi sono integrali, per esempio, sono carini. Così. E un antipasto. Queste hanno un verso. Dobbiamo metterle tutte insieme. Ve lo giro, ve lo faccio vedere. Questa è la mia palla di Natale, questa mousse di tonno che si prepara in un attimo, che si decora con piacere e che si porta in tavola per essere gustata dai nostri amici e familiari. Eccola qua!